Ciao a tutti! In questo video vi guiderò nell'ottimizzazione delle vostre grow box. L'obiettivo è capire a fondo l'illuminazione, un fattore cruciale per la crescita delle piante. Capiremo insieme termini come PAR, RGB, PPFD e PPF e vedremo come questi valori influenzano direttamente la salute e la produttività delle nostre piante. La luce è la linfa vitale delle piante che crescono nelle grow box, ma non tutta la luce è uguale. Spesso le specifiche tecniche fornite dai produttori di lampade per grow box risultano lacunose e di scarso valore pratico. Quando ci va veramente bene, troveremo indicati valori come PPF e l'efficienza del modulo. Ma per valutare con precisione l'effettiva resa luminosa di una lampada è necessario misurare parametri chiave come RGB e PPFD. Il PAR è la radiazione fotosinteticamente attiva e sarebbe la gamma di luce che le piante utilizzano per la fotosintesi. Immaginate il PAR come gli ingredienti che compongono il cibo e che sono effettivamente utilizzati dalle piante. Il PAR lo si misura attraverso il PPFD, e cioè la densità del flusso di fotoni fotosintetici. Il PPFD indica quanti fotoni PAR raggiungono effettivamente la superficie delle foglie in un dato momento. In pratica è la quantità di cibo che arriva effettivamente alle foglie. Logicamente più è alto questo dato e più cibo arriva alle piante. L'RGB è rosso, verde, blu. Rappresenta i tre colori primari della luce, la cui combinazione permette di creare un ampio spettro. La luce RGB è essenziale per l'ottimizzazione della fotosintesi, e cioè la clorofilla assorbe principalmente la luce rossa e blu, essenziali per la fotosintesi. Ma la luce verde, sebbene riflessa, ed è per quello che vediamo le piante color verde, ma questa è tutta un'altra storia, penetra comunque in profondità nella chioma, contribuendo anche lei alla fotosintesi. Sviluppo morfologico, e cioè la luce blu stimola la crescita della pianta, favorendo le foglie e gli steli robusti. La luce rossa, oltre alla fotosintesi, stimola l'allungamento degli steli e la fioritura, mentre la luce verde, in aggiunta alle altre due, contribuisce ad una crescita più robusta. Spettro completo per una crescita equilibrata. Dunque, le lampade a spettro completo replicano la luce del sole, fornendo tutte le lunghezze d'onda per una crescita sana. Il PPF sono il flusso di fotoni fotosintetici e questo dato misura la quantità di luce PAR prodotta da una lampada. L'efficienza del modulo indica quanta luce PAR produce una lampada per ogni joule di energia elettrica consumata. Un valore elevato indica una maggiore efficienza e un minor consumo. E se volessimo cercare di semplificare tutto quanto detto finora, potremmo vederla così. I PPF sono la quantità di cibo prodotto dalla cucina. I PAR sono tutti i nutrienti contenuti nel cibo che ci arriva. I PPFD sono il quantitativo di cibo che ci arriva dalla cucina effettivamente al nostro tavolo. E logicamente questo dato può essere influenzato da diversi fattori. Gli RGB sono la varietà e la qualità del cibo che ci arriva al tavolo, mentre l'efficienza del modulo è la capacità della cucina di far uscire cibo in rapporto agli ingredienti portati dal fornitore. Spero che così sia un po' più semplice da capire. Il misuratore PAR, come il VBR 100 Plus, è uno strumento indispensabile per ottimizzare l'illuminazione della grow box. Permette di misurare con precisione i PPFD in diversi punti dell'area di coltivazione. Ci permette di determinare la distanza
corretta tra le piante e la lampada nelle varie fasi della crescita, evitando sprechi di energia, mappare la distribuzione della luce e tante altre cose. Ma questo lo vedremo tra poco. I peperoncini richiedono molta luce, specialmente durante la fase di crescita. Si dice che un ppfd di 400 micromoli a metro quadrato al secondo sia ideale, ma alcuni coltivatori raggiungono anche i 600. Ma comunque anche di questo ne parleremo tra poco. Ecco, adesso che abbiamo avuto un'infarinatura di tutte queste nozioni, possiamo passare all'ottimizzazione pratica della nostra grow box. Nella mia grow box ho posizionato la lampada a 25 cm di distanza dalle piante. Ma come posso capire se questa distanza è sufficiente? Per valutarlo dobbiamo utilizzare un rilevatore PAR. Esistono delle applicazioni per lo smartphone che forniscono questi dati semplicemente inserendo il telefono sotto la lampada, ma sono notoriamente imprecise. Pertanto è indispensabile un rilevatore come questo. Ma come facciamo a sapere con precisione quanta luce le nostre piante devono ricevere? Per saperlo con esattezza, la miglior cosa da fare è misurare quanta luce ci fornisce all'esterno il sole, per poi utilizzare questo dato come punto di riferimento. Più ci avvicineremo agli RGB e al PAR che ci fornisce il sole all'esterno, e meglio sarà. Dunque, alle 9 del mattino di metà marzo abbiamo 853 micromoli per metro quadrato al secondo, con 375 di luce rossa, 299 luce verde e 179 di luce blu. Alle 14:30 abbiamo 1033 micromoli per metro quadrato al secondo, con 442 di luce rossa, 364 luce verde e 226 luce blu. Alle 17:30 abbiamo 935 micromoli per metro quadrato al secondo, con 469 luce rossa, 313 luce verde e 152 di luce blu. Quindi, tornando alla mia grow box, dicevamo che la lampada l'ho posizionata a 25 cm di distanza dalle piante e con una potenza del 10% abbiamo un valore di 80 micromoli per metro quadrato al secondo, decisamente insufficiente. Possiamo intervenire in due modi: o abbassiamo la lampada verso le piante o aumentiamo l'intensità luminosa. Come potete osservare, dietro alla lampada si forma un cono di luce. Abbassando la lampada riduciamo questo cono di luce e tramite il sensore possiamo vedere fin dove questo cono di luce è limitato. Già con questo semplice movimento del sensore noteremo un cambiamento di micromoli per metro quadrato al secondo. Così facendo potremmo mappare la distribuzione della luce sull'intera area. Quindi 25 cm di distanza sono sufficienti per queste piantine. Tuttavia, crescendo, le piantine inizieranno a occupare più spazio. Di conseguenza dovrò per forza alzare la lampada e aumentare la potenza per garantire una distribuzione uniforme della luce. Adesso cerchiamo di raggiungere i 400 micromoli per metro quadrato al secondo. Aumentiamo l'intensità luminosa dal 10% al 20% e arriviamo a 143. Aumentando al 40% arriviamo a toccare i 280 e al 60% siamo sui 400 micromoli per metro quadrato al secondo. Perfetto, per ora va bene così. Spostando il sensore all'estremità delle piante notiamo che il valore scende fino a 350 micromoli per metro quadrato al secondo. Un valore ancora tutto sommato ottimo. Poi, più in là, quando le piante cresceranno, alzerò la lampada, aumenterò l'intensità. Ora vi mostro un test che ho condotto recentemente per determinare quale delle lampade che ho a casa è più indicata per la crescita delle piante. Ho iniziato mettendo 1 metro tra il rilevatore PAR e le piante. Iniziamo con la lampadina numero 1, Osram 7 watt 2700 Kelvin. A 20 cm di distanza abbiamo 4 micromoli. Non ci siamo. E abbassando ulteriormente arriviamo a 30. Direi che la lampadina della Osram da 7 watt con 2700 Kelvin è bocciata. Ora testiamo la lampadina numero 2, 8,8
watt. A 20 cm abbiamo 45 micromoli, a 15 cm 70 micromoli, a 10 cm 150 micromoli e a 5 cm arriviamo a ben 440 micromoli al metro quadrato per secondo. Da una prima analisi possiamo concludere che le lampadine coi filamenti tipo la Osram emettono luce sicuramente lateralmente ed è per quello che abbiamo avuto un valore così basso. Mentre queste a LED fatte con questa campana dietro, probabilmente internamente c'è una specie di riflettore, quindi la luce viene emessa più verso il basso. Adesso testiamo la lampadina numero 3. 10 watt da 6400 Kelvin, quindi uno spettro luminoso completo in confronto a quelle da 2700 che sono troppo calde. A 20 cm abbiamo 58 micromoli, a 15 cm 112, a 10 cm 211 e a 5 cm arriviamo a ben 519 micromoli per metro quadrato al secondo. Nelle prime due lampadine testate non ho parlato di RGB perché i valori erano completamente inutili. Mentre che in quest'ultima lampadina, la numero 3, a 5 cm di distanza, quindi con 500 micromoli, abbiamo 134 il rosso, 235 il verde e 149 il blu. Da questo dato emerge che il blu è maggiore del rosso e quindi è una lampadina ottima per la crescita delle piante. Ora testiamo una lampadina numero 4, un risparmio energetico di vecchia generazione che sicuramente non si trovano più in commercio, 11 watt. Ecco, queste lampade richiedono un attimino prima che emettano la loro luminosità completa, quindi la devo lasciare accesa per qualche secondo. Ecco, possiamo notare che avvicinandoci al sensore con la lampadina tenuta in verticale c'è pochissimo cambiamento, invece girandola lateralmente qualcosina si nota, ma poca roba. Non può esserci utile una lampadina così per crescere le piante. Ecco, quest'altra lampada enorme non la proveremo nemmeno perché è simile alla numero 4, quindi quella vista un attimo fa, e quindi non ha senso neanche testarla questa. Ecco, adesso proviamo la lampadina numero 5, una lampadina a incandescenza di vecchia generazione, sicuramente non si trovano più in commercio. Ha 42 watt, a 20 cm abbiamo 12 micromoli, a 15 cm 24, a 10 cm 33 e a 5 cm 120. Ma vi garantisco che scalda parecchio, quindi andrà a bruciare le piante solo con il calore emesso. Ora testiamo la lampada numero 6, un neon che ho utilizzato per anni e anche lui non lo trovate più in commercio, adesso ci sono i neon a LED. Questo ha 18 watt e 6400 Kelvin. Nel mio caso ha sempre funzionato bene per il primo mese di crescita delle piante e le piante potevano arrivare proprio a toccare il tubo senza subire alcun danno. Il problema avveniva dopo un mese, quando le piante iniziavano ad essere più sviluppate, a richiedere probabilmente più luce e iniziavano a mostrare segni di sofferenza. Andiamo a vedere perché. A 25 cm fornisce 12 micromoli, a 15 cm 20, a 5 cm 36 micromoli e andando quasi a toccare la lampada sul sensore abbiamo 80 micromoli per metro quadrato al secondo. Ecco perché il neon non era sufficiente dopo il primo mese di crescita. Le piante iniziavano a richiedere più energia, più luce e il neon non riusciva a fornirgliela. Lampadina numero 7 da 12,5 watt, 4000 gradi Kelvin e 1500 lumen. Vediamo come si comporta. A 25 cm 63 micromoli, a 20 cm 100 micromoli, a 15 cm 163 micromoli e a 10 cm 322 micromoli per metro quadrato al secondo, con luce rossa 130 e blu 55. Non mi abbasso ulteriormente perché 4000 Kelvin non è uno spettro luminoso adeguato. Lampada numero 8, Sunlight 30. Che ho utilizzato per anni. Purtroppo nell'ultimo anno ho notato segni di sofferenza nelle piantine dopo il secondo mese, quindi quando belle sviluppate iniziavano a mostrare dei segni di sofferenza, le foglie erano strane, si sviluppavano in maniera strana, non corretta, mi sembravano sofferenti. Ora, grazie al rilevatore PAR, possiamo capire il motivo.
Iniziamo il test da 40 cm perché mi ricordo che la tenevo parecchio distante dalle piante e registriamo quasi 349 micromoli per metro quadrato al secondo. Il rosso a 259, il verde a 70 e il blu a 19. A 30 cm abbiamo 436 micromoli, a 20 cm quasi 1000 micromoli e a 10 cm arriviamo a ben 2500 micromoli. Praticamente le bruciamo le piante a quella distanza. Sono sicuro che il problema di questa lampada è che alcuni LED che fornivano la luce blu si sono bruciati nel tempo. Infatti possiamo vedere una luce RGB non equilibrata, il blu veramente scarso, molto scarso. Io penso che sia per questo motivo. Ora testiamo la lampada numero 9, una Sansi da 30 watt. Una lampada con l'attacco E27, quindi come una lampadina normale. Però possiamo vedere che ha 4 bracci che possiamo indirizzare. Quindi interessante. A 25 cm abbiamo 268 micromoli, con rosso a 120, verde 96 e luce blu a 50. A 20 cm abbiamo 350 micromoli, mentre a 10 cm iniziamo a vedere il limite di questa lampada. Avendo questi 4 bracci, in mezzo non c'è niente, più ci avviciniamo alla pianta, o al sensore in questo caso, e più la luce verrà a mancare, proprio al centro. Quindi di questa lampada abbiamo capito che ci conviene rimanere a una distanza di 20 cm. Questa lampada può essere utile, ma ha un raggio abbastanza limitato. Per esempio, nella mia grow box, se volessi installare questa lampada e illuminare tutta l'area di coltivazione, dovrei installarne 3, arrivando a un consumo di 90 watt. E infine testiamo la lampada numero 10, quella che attualmente sto utilizzando. Una Sunlight Sticks 50 a 54 watt, dimmerabile, e attualmente l'ho impostata al 60% e raggiunge i 432 micromoli per metro quadrato al secondo, con 211 di rosso, 153 di verde e 67 blu. Per ora la lascerò impostata così, poi man mano che le piante crescono andrò a cambiare le impostazioni. Conclusione test lampade. Sulla base dei test effettuati, alcune lampadine come la numero 3 e la numero 7 si sono rilevate opzioni valide fornendo degli ottimi ppfd ad un costo contenuto, sicuramente inferiore ai 10 euro. Tuttavia presentano delle grosse limitazioni in termini di area illuminata. Infatti una lampadina è in grado di illuminare una piccola piantina sola. Quindi se in una grow box abbiamo 10 piante dobbiamo installare 10 lampadine e quindi il risparmio del costo di una lampadina andiamo a perderlo sulla quantità di lampadine che abbiamo bisogno. E inoltre anche il consumo in watt aumenterebbe. Pensiamo 12 lampadine numero 7, arriviamo a un totale di 150 watt. E vi ricordo che la lampada che sto attualmente utilizzando consuma 54 watt, con una resa nettamente maggiore. Lo stesso discorso vale per la Sansi da 30 watt di cui vi dicevo prima. Nella mia grow box dovrei installarne 3, quindi 90 watt di consumo e il costo della lampada che arriverebbe a costarmi di più di quanto mi è costata la lampada che ho dentro attualmente nella grow box. Pertanto l'investimento iniziale per una lampada professionale, specialmente progettata per la crescita delle piante, ottimizzata per valori RGB, par, wattaggio e area di illuminazione, si rivela più vantaggioso nel lungo periodo. Consente infatti di risparmiare denaro, ottenendo risultati superiori con piante più sane e robuste. Ma ora affrontiamo un altro test cruciale, la luce riflessa. Nella mia grow box ho inserito una plastica bianca riflettente che mi è stata venduta appositamente per le grow box e mi è stato garantito che riflette di più della semplice carta stagnola. Verifichiamo. Ho alzato la lampada per illuminare anche i lati della grow box, così da cercare un'area di illuminazione maggiore. A 40 cm di altezza, al 100% di potenza, abbiamo 290 micromoli per metro quadrato al secondo, con le porte aperte. Chiudendo le porte, arriviamo a 330 micromoli per metro quadrato al secondo. Quindi, chiudendo semplicemente le due porte anteriori, abbiamo un incremento di 40 micromoli
per metro quadrato al secondo. E questo conferma l'importanza dello strato riflettente nella grow box e anche l'importanza di tenere le porte chiuse. Adesso testiamo un semplicissimo rivestimento di carta stagnola, quella da cucina per intenderci. Siamo a 320 micromoli per metro quadrato al secondo, ben 30 micromoli in più. E chiudendo le porte arriviamo a 370 micromoli per metro quadrato al secondo, 40 micromoli in più che con la plastica. E non solo, la carta stagnola l'ho applicata così, in maniera approssimativa, con tutte delle pieghe. Quindi sicuramente il riflesso si disperde in alto, lateralmente, si disperde ovunque e non va a concentrarsi sulle piante, in questo caso sul sensore. Quindi il test condotto ha inequivocabilmente dimostrato che la carta stagnola riflette la luce in modo più efficiente della plastica bianca. Quindi l'utilizzo di un rivestimento riflettente si rivela essenziale non solo per aumentare l'area irradiata, ma anche per ottimizzare il consumo energetico. Infatti, grazie a questo maggior riflesso, sarà possibile raggiungere il livello di luce PAR impiegando una potenza inferiore. L'acquisto di un rilevatore PAR è un investimento che consiglio vivamente a tutti voi. Questo strumento non solo vi permetterà di ottimizzare l'illuminazione all'interno della vostra grow box, ma vi fornirà anche preziose informazioni per posizionare le piante all'esterno, sfruttando al meglio la luce solare. Inoltre, nei periodi di forte intensità luminosa come in agosto, quando le piante possono soffrire, il rilevatore PAR vi aiuterà a trovare la posizione più indicata in quel dato momento o a scegliere un telo ombreggiante che filtra il giusto quantitativo di luce, così da permettere alle piante di crescere comunque in maniera ottimale. Spero che questa guida vi sia utile nella scelta delle lampade e nell'ottimizzazione delle vostre grow box. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!